Motus Leus, che è stato veramente una parte attiva nella realizzazione di questa serata. Direi che loro con me non hanno mai smesso di sperare nella riapertura dei teatri e nella possibilità di ricominciare a fare la musica dal vivo. E quindi grazie a loro, vi devo dire veramente grazie, sono riuscita a organizzare questa serata, l'unica della stagione 2021 e quindi rappresentativa di tutto il corso dei concerti di primavera di quest'anno. La 14ª stagione, che comunque esiste grazie a una serie di forze coalizzate dal comune che ci ospita, che vogliamo ringraziare naturalmente, da una serie di sponsor, dalle famiglie dei ragazzi della scuola media di Campomorone che ci nutrono tutti gli anni in maniera molto concreta e forte, e dalla vostra presenza qua, che è una testimonianza di quanto sia importante andare a teatro, sentire la musica dal vivo dopo un anno di incontri virtuali, no? Quindi godiamoci questa serata con i Motus Leus, buon ascolto a tutti. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui insieme ai Motus Leus a Campomorone per il loro concerto e facciamo una domanda a tutto il gruppo, prima, tanto per iniziare. L'anno scorso, in piena era pandemica, esce il vostro disco d'esordio, del quale abbiamo parlato anche su Linea Trad. Ma di preciso, quando vi siete formati e qual è stata la causa scatenante? Allora, direi che ci siamo formati 2 anni fa. Quindi nel 2019, giusto? Quindi con un anno prima? Sì, un anno prima, e ci siamo formati praticamente per registrare il disco, nel senso che il motivo scatenante è stato insomma, il rapporto di amicizia che c'è tra di noi, la stima reciproca che ci aveva già portato in precedenza a fare dei lavori insieme e poi il desiderio insomma, collettivo da parte di tutti di fare proprio un progetto specifico. Anche perché insomma, singolarmente ciascuno di noi ha il suo background, ma tutti quanti siamo accomunati diciamo, dalla passione per la world music, per la musica etnica, anche per la musica improvvisata, il jazz, magari metina in particolare, e quindi insomma, ci siamo formati con l'intenzione di creare proprio un lavoro di un certo tipo. E per un annetto abbiamo lavorato proprio prove, arrangiamento, costruzione dei brani, ed è stato un lavoro come si faceva una volta, nel senso che in sala prove non siamo arrivati con gli arrangiamenti già pronti, ma ci siamo messi a lavorare collegialmente a questo lavoro. Insomma, infatti il risultato è un lavoro molto corale, diciamo, dove c'è il contributo di tutti. Dunque, so che Edmondo recentemente è stato in Turchia per un soggiorno abbastanza lungo. Eri da solo o insieme a tutto il gruppo? No, ero con una formazione di un'altra formazione dal nome Kabit, e per me la passione per la musica turca è sempre stata una cosa molto, molto forte. Difatti nei Motus Leus nel disco sono presenti anche un paio di brani della tradizione greco-turca. E, sì, ho sempre avuto un'attrazione molto naturale, diciamo, nel modo di suonare, nell'impostazione dello strumento verso la musica medio orientale. È un po' come un linguaggio istintivo, un po' liscio, che è sempre andato tranquillamente. Per cui diciamo è stato un soggiorno che in qualche modo ha influito anche sull'evoluzione del suono dei Motus Leus. Ma qualsiasi esperienza musicale ti arricchisce e ti crea un tassello per dare voce a quello che è la tua espressione musicale, esperienza che può essere non solo geografica, ma anche esperienza culturale musicale, anche l'esperienza dei musicisti con i quali lavori. Cioè noi avevamo
per completare il discorso introduttivo di Luca, noi già si suonava assieme in varie situazioni, però ci siamo trovati dopo un po' di crescita personale a viaggiare in parallelo in questo percorso in modo naturale, quindi tutto arricchisce. La filosofia dei Motus Levus, il nome stesso lo indica, è molto complessa ed articolata. Mira al raggiungimento di una sonorità personalizzata dove la lettera Y, che è il titolo del disco, d'altro canto, rappresenta un'incognita. Cosa rappresentano quelle mani incrociate sulla copertina? All'interno del disco c'è un cerchio, il disco stesso quando lo apri il CD è un cerchio. Se guardi quelle mani in realtà rappresentano un cerchio, sono due mani che spuntano nell'ombra, nel nero e rappresentano la circolarità, il canone inverso esatto. del nome, il fatto, la morte e la rinascita. Può significare tantissime cose, il cerchio è uno dei simboli più mistici e importanti, è la stessa lettera Y e rappresenta, oltre ad essere formato da 3 segmenti. Noi siamo i fondatori, siamo in 3. Più l'aggiunta eventualmente più l'aggiunta di altri percussionisti, batteristi. Adesso stiamo lavorando con un nuovo importante acquisto che è Olmo. Oltre a questo significa qualcosa di incognito, qualcosa di importante. Io la vedo anche così, se posso permettermi. Sì, Posso? Beh, ci sono 2 simboli. Quello della mano delle 2 mani che si intrecciano, che tu prima hai parlato di melting pot culturale e insomma se c'è un simbolo che va proprio che è l'emblema di questo, sono le mani che si intrecciano. E la Y è una variabile ovviamente, matematica, no? E nella musica che facciamo c'è una grande parte scritta, ma c'è anche una grande parte improvvisata. E la Y è veramente una lettera che va a sintetizzare l'improvvisazione, perché certo l'improvvisazione avviene con una cognizione di causa, ma è anche piena di variabili, quindi ci sono queste 2 simbologie. Sì, difatti citando anche l'inizio della tua domanda, il lavoro che facciamo con i Motus si ispira alla musica greco-turca. Cerchiamo di rispettare quello che possono essere gli abbellimenti, l'espressione, però poi è tutta una ricerca personale, cioè magari il tema che diventa un tema come può essere un tema jazzistico o un tema di qualsiasi altra natura, però poi viene sviluppato in modo molto personale. Com'è la vostra agenda del 2021? Ma è ricca di concerti, sicuramente c'è bisogno e c'è voglia di sperimentazione anche nella world music, non è più ferma la world music, diciamo, dei fasti iniziali, cioè gli anni 90-2000, non è più la world music di qualche anno fa, diciamo, sulla ricerca della tradizione vera e propria, adesso c'è una mistura, c'è una ricerca, a mio avviso, molto più coraggiosa. E quindi i Motus Levus in questo danno e hanno incuriosito gli organizzatori su una veste un po' nuova, e questa è la cosa che in realtà a tutti ha fatto piacere, questo linguaggio personale però con la tradizione internamente. Quest'anno è stato annullato il Festival du Chant de Marine de Paimpol in Bretagna, che sarà replicato nel 2023 con la stessa tematica, gli scali italiani, e come simbolo nel loro sito internet hanno usato una foto delle Cinque Terre, d'altro canto. No? Tu rimani tra i candidati a partecipare sia con i Motus Levus sia con i Cabit. Dei gruppi che avevamo promosso a Paimpol si è già confermata la presenza della squadra del Tralalero. Nel caso fosse confermata anche la tua presenza
e la vostra, naturalmente io parlo sempre in senso generale, avete in mente un progetto su misura da presentare o da concordare col direttore del festival? Ma allora, il Festival di Paintball è un festival bellissimo, davvero importantissimo, un festival enorme, proprio importante. E direi che forse la formazione che io ritengo più interessante e adatta è proprio quella di Questa. Motus Levus, anche perché il prossimo lavoro stiamo cominciando ad ascoltare e stiamo cominciando a selezionare, visto che lei è di origine slava Esatto. e di origine delle canzoni che fanno parte più della sua tradizione e cercare di metterle in chiave personale, attuale. Avevo sentito questa mattina Beppe Gambetta che mi ha detto che secondo lui voi siete bravissimi. Anche a Genova avete molti estimatori, per cui il vostro concerto lo vedrei bene anche al Festival Musicale del Mediterraneo. Ne avete parlato con Davide Ferrari? Lei può rispondere. Sì, ne avevamo parlato, forse in questo momento, visto che ci siamo esibiti l'anno scorso, abbiamo presentato il disco al Festival Jazz Mataz ed è stato un evento per noi molto importante perché la presentazione è stata posticipata, doveva essere il 17 aprile qui, invece oggi è 4 giugno e siamo felicissimi di questa ricorrenza. Si può dire ricorrenza? Sì, assolutamente. Si deve dire. Ma perché loro mi correggono. Quindi penso che poi in futuro ci saranno altre occasioni dove esibirci. Abbiamo voglia di presentare questo disco che è stato in qualche maniera non congelato, però insomma abbiamo avuto un anno dove non è stato promosso sospeso. quasi. Quindi diciamo che stiamo cominciando adesso. Poi bisogna sempre fare molta attenzione a non proporre, diciamo, lo stesso spettacolo negli stessi posti in maniera troppo ravvicinata, ma anche per un discorso di pubblico ovviamente. Tu credi che fondare un folk club di aggregazione cittadini per gruppi di appassionati di musica sia una buona idea, dal momento che i grandi assembramenti festivalieri saranno vietati ancora per un bel pezzo? Chi può rispondere? Chiunque può rispondere. Personalmente creare una realtà importante, nuova, è sempre una cosa interessante. Poi in un momento culturale in Italia e non solo come questo, dove di interessante, di innovativo c'è, ma nel sottobosco, quindi c'è poco di esposto. Che si pensa soprattutto ai grandi eventi con un grande assembramento. Direi che è importante, assolutamente importante. Gli artisti nuovi non nascono sui palchi da 2000 persone, gli artisti nuovi nascono negli spazi piccoli, perché è lì che crescono, poi arrivano, diventano artisti da grandi palchi, quindi è naturale che bisogna stimolare anche l'artista giovane. E poi in generale in realtà sì, i palchi grossi, gli eventi grossi, i grandi festival, ok, però c'è tutto un sottobosco in Italia, ma come anche all'estero, in tutto il mondo, di festival medio-piccoli, e questa cosa si è capita soprattutto l'estate scorsa, per quanto mi riguarda anche tanti colleghi e amici, perché nel momento in cui, diciamo, c'è stata la possibilità di nuovo di suonare, questi festival sono stati proprio quelli che sono riusciti a portare avanti un discorso musicale durante l'estate, no? E quindi secondo me l'esigenza in generale è quella di far sapere che ci sono queste cose, cioè comunicazione, interazione, creare, diciamo, collegamenti, questo in tutti i generi musicali, una rete che funzioni, certo.
Ci vorrebbe una presentazione per quanto riguarda la tua carriera prima di entrare nei Motus Levus. Cosa ci puoi dire in particolare? Ma cerco di essere breve. Il mio imprinting musicale nasce nella percussione tradizionale afro-cubana. Io sono di origine in parte sudamericana, mio padre è messicano e Cuba ha risuonato particolarmente in questa mia prima fase. Quindi quello è un po' il mio punto di partenza. Poi uno sviluppo che mi ha portato attraverso il cajon, questa percussione in legno, ad arrivare alla Spagna, all'Andalusia, al flamenco e quindi ad accompagnare compagnie di baile e la tradizione di Siviglia, di Jerez, con viaggi abbastanza frequenti. E poi una grande esperienza importante è stata la banda multietnica di Piazza Caricamento, per esempio, sì, certo. dove ho avuto la fortuna di poter essere a contatto, per esempio, con tanti musicisti di tutto il mondo. Ora mi vengono in mente quelli, per esempio, del mondo arabo, visto che la Derbuka, per esempio, l'ho vista suonare bene la prima volta da due amici ormai, Sam. Si sono fermati al primo disco, giusto? In realtà no, in realtà si è arrivati al terzo. Terzo addirittura? Sì, i primi due abbastanza sull'onda del primo entusiasmo. Il terzo è arrivato con una maturità 7-8 anni dopo la fondazione e quindi mi risultano 3 dischi. Ma tu hai partecipato a tutti e tre? Sì, poi sono fuoriuscito un paio di anni fa circa. Molto bene. E quindi Motus Levus adesso è un bel modo per rientrare in una visione aperta della musica tradizionale, quindi in una visione composita e molto originale, dove sono molto contento di Molto bene. tradurre. Allora ti ringrazio e parlaci dunque, presentati e parlaci della tua attività prima dei Motus Levus. Io sono Luca Falomi, sono chitarrista e la mia formazione ho iniziato molto presto a suonare, proprio da bambino, a 5-6 anni, e la mia formazione iniziale è stata classica. Ma poi a un certo punto durante la mia formazione classica ho incontrato il jazz e è nata una passione, diciamo, per la musica improvvisata, per l'improvvisazione. Improvvisazione che in realtà accade, diciamo, in tutti i generi musicali e parallelamente a la passione per il jazz è nata anche quella per me della musica, della world music e della musica etnica, quindi negli anni ho praticato tante cose, mi sono, diciamo, specializzato su tutta una serie di strumenti che vanno anche dalla mandola, l'oud, tutta una serie di cose che anche con loro ho suonato nel Tra l'altro disco. sì, esatto, c'è molta promiscuità, diciamo, di strumenti e di tradizioni, per cui E quindi diciamo che negli anni mi sono ricavato una mia nicchia facendo dischi miei e collaborazioni con tanti artisti, principalmente nel campo del jazz di contaminazione. Poi anche nella world music, anche nel pop ho suonato, mi capita di suonare con tanti cantautori che fanno progetti un po' trasversali, diciamo. E mi sono ricavato una mia nicchia facendo queste cose, quindi proponendo sempre un linguaggio mio molto personale e una sintesi tra improvvisazione e musica scritta. Mi piace anche arrangiare musica, scrivere, quindi
Tina, dovresti parlare un attimo delle tue esperienze prima di frequentare questo gruppo e di entrare in una nuova formazione così, in cui ci sono tante contaminazioni con tanti altri generi musicali. Cosa puoi dire del tuo passato? Allora, io diciamo che sono partita già da piccola a studiare musica classica. Ho avuto la fortuna di essere stipionata molto nell'improvvisazione, anche improvvisazione contemporanea, diciamo, non jazz. E poi più o meno a 18 anni ho cominciato a studiare jazz e ho cominciato a comporre brani miei, quindi questo ha dato poi il via a un'espressività compositiva. Molto versatile tra l'altro per Molto qualsiasi versatile. genere. Esatto, devo dire che sono sempre appassionata all'improvvisazione free, che è completamente diversa da quello che succede in questo contesto, dove l'improvvisazione è molto più melodica, ispirata davvero alle armonie e melodie della musica etnica. Molto bene. Dunque vorrei fare due domande in particolare, visto che sei tu presente, te le farò a te direttamente. Dunque, in epoca post-pandemica i festival hanno una gran fatica a riprendersi. Rimane la paura degli organizzatori a stilare un programma troppo ambizioso che vada a scontrarsi con le norme igienico-sanitarie, tuttora esistenti, e la tendenza è quella di annullare tutto a tempo indeterminato. Secondo te è giusto così? Beh, ovviamente no, anche perché è già stato dimostrato che nei pochi eventi che si sono svolti, magari nei momenti dove i contagi erano un po' meno alti, non c'è mai stato nessun contagiato, insomma c'è veramente un'attenzione forte a questo che funziona, quindi non c'è proprio ragione. Diciamo che in un supermercato si sta molto più a Concordo pienamente. Allora ti ringraziamo per la tua gentilezza e ci vediamo dopo il concerto. Arrivederci a tutti e buonasera.